Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi andremo a parlare nuovamente di Rollercoin e andremo a vedere nello specifico come è stato modificato il merge, quindi diciamo la sezione di cui si uniscono i miner per ottenerne uno solo ma più profittevole sia in termini di quantitativo di potere sia in termini di percentuale di collection. E inoltre andremo a fare una piccola digressione anche per vedere come funziona il marketplace e per cosa l'ho utilizzato io. Bene, bentornati a tutti e benvenuto per chi fosse nuovo. Oggi parleremo, come detto, di nuovo di Rollercoin. Prima di continuare col video però vi ricordo di iscrivervi al canale, che sarebbe sicuramente utilissimo, e ovviamente di lasciare un bel like. E doveste avere delle domande ovviamente lasciatele pure nei commenti, che cercherò di rispondere il più possibile e soprattutto il prima possibile a tutti. Vi ricordo ovviamente che vi lascio in descrizione il link di Rollercoin di questa piattaforma e passando da quel link otterreste 1000 satoshi gratuitamente all'iscrizione, senza dover ovviamente inserire nessuna tipologia di capitale all'interno della piattaforma. Come potete vedere già subito dall'inizio è stato modificato un pochino il pattern di miner che avevo. Come potete vedere prima ne avevo 6 di Elmostro e 2 di Cloverlover e adesso invece ne ho solo più uno di Cloverlover e 3 di Elmostro. E al contrario al loro posto sono arrivati altri miner. Questo perché appunto ho utilizzato, diciamo, nel modo migliore, potremmo dire, che potessi, il marketplace, però lo andremo a vedere poi più tardi. Adesso quindi ci concentriamo sul come funziona il merge. Allora, innanzitutto andiamo sicuramente nella sezione merge. Intanto per farlo bisogna andare in quest'ultimo bottone e andiamo su merge, dove appunto possiamo vedere, diciamo, una panoramica delle parti che sono disponibili per il merging. Abbiamo infatti le comuni, non comuni, rare, epiche e leggendarie. Io ovviamente ho moltissime comuni, zero non comuni perché sono state introdotte in questa season e tra l'altro è stato bloccato il drop di parti dal gioco, quindi in pratica adesso, a meno che voi non create queste parti qua, quindi le verdi e le viola tramite il merging, quindi tramite l'unione delle vecchie rare o delle comuni nuove, e diciamo che sarà impossibile ottenerle. Questo perché per fare il merge di miner, mi specifico miner, è necessario utilizzare delle parti. Come potete vedere qui nel mostro servono ad esempio 3135 hashboard, 3135 fan e infine wire 3135. Cose che io non ho, al contrario invece ho più il mostro, quindi in verità quello che mi manca sono appunto queste parti qua. Dato che non si possono più ottenere tramite il drop dei giochi, in pratica si possono ottenere in due modi, o tramite le case e quindi le loot box, che in questo momento ci sono solo disponibili le loot box con le parti, sono disponibili nel seasonal store, quindi acquistabili col seasonal token, con 100 token sarà possibile appunto ottenere un case, quindi una loot box che poi andremo a vedere, ehm, oppure appunto tramite il marketplace che andremo a vedere poi più avanti. Diversamente, come vi dicevo, per ottenere queste qua bisogna andare su parti, da cui si possono appunto fare il merge, come vedete qua. Ad esempio, uno di queste qua sono necessarie 10 parti ehm, rare. In questo caso invece per ottenere le parti non comuni sono necessarie 50 parti comuni. Quindi diciamo che alla fine non so quanto convenga ogni tanto farlo, però ovviamente dipende da quante ne avete, se avete giocato tanto sicuramente ne avrete moltissime, e oltretutto ovviamente dipende anche da qual è il vostro obiettivo, però per esempio fare un merge di un miner già ad alto livello, oppure ad esempio in questo caso fare il crafting di miner tramite le parti. Ma comunque il punto è come funziona questo merge rispetto all'altro. Nell'altro caso noi avevamo bisogno di, diciamo, più parti e ovviamente due miner uguali. Questi miner qua venivano uniti, avevamo 5 stelle e ogni volta che venivano uniti si otteneva una stella dove veniva, diciamo, moltiplicata per 1.5 sia la potenza, la somma della potenza dei due miner, sia, diciamo, per 1.5 la potenza della collection. In ogni caso, non stando qua a fare cose strane, diciamo subito come funziona adesso. Adesso ci sono sempre 5 livelli e sono come se necessari due pezzi dello stesso livello
per fare il merge. Sarà quindi ovviamente anche necessario avere le parti, ma che a questo punto dovranno essere pari, di pari livello. Quindi diciamo che per fare il merge di due miner comuni saranno necessarie le parti comuni. Per fare il merge di due diciamo non comuni saranno necessari due non comuni. Stessa cosa per le epiche, per esempio, dove sarà necessario due miner di livello 4, quindi epici, con le parti relative di livello 4, quindi epiche. Tra l'altro ogni merge sarà obbligatorio spendere degli RLT per poterlo fare, e questo ovviamente aumenterà il costo di un RLT, aumenterà ogni volta che andremo a fare il merge di miner più profittevoli, quindi di maggiore livello, fino ad arrivare ovviamente al livello leggendario, che sarà il più potente in assoluto. Per quanto riguarda la potenza, viene sommata la potenza e moltiplicata per una certa quantità, che mi pare sia il 20%, e poi invece al contrario la collection è un po' diversa perché dipende da miner a miner. Diciamo che però in genere non c'è una percentuale di aumento, perché tutti i miner comuni iniziano con 0 di collection, eccetto alcune eccezioni appunto, e quando diciamo vengono mergiate ottengono una percentuale di collection, oppure appunto questa viene aumentata. Solitamente per quelli attuali solitamente la percentuale di aumento è di 0,55%. Vi faccio subito vedere un esempio. Se prendiamo ad esempio questo qua, che è un miner che ho comprato attraverso il marketplace, il bonus di potere è di 0,55%, però percentuale che prima era a 0, quindi diciamo che abbiamo aumentato di 0,55 la percentuale, mentre invece il potere è aumentato, se non erro, appunto il 20%. Vi faccio adesso vedere, per esempio se noi vediamo su uno a caso, facciamo View Components List, diciamo che qui, vedete, aumenta il potere più del doppio, più appunto una percentuale, che credo sia appunto circa il 20% del potere iniziale, e poi viene aggiunta appunto una percentuale, come potete vedere, ad esempio 0,55. Però ci sono anche percentuali più basse o più alte, ad esempio questo qua aumenta dello 0. Passa dal 2% al 2,1%, quindi non è granché. Altrimenti possiamo vedere come qui passi dallo 0 al 14, allo 0,14, quindi capite bene che dipende dal miner, e effettivamente non c'è una regola per ogni miner, eh, perché ogni miner ha la sua percentuale di aumento di collection, mentre invece l'aumento di potere durante l'unione, invece quella è standard ed è appunto di circa il 20%. Quindi detto questo, passiamo un attimino alla parte del marketplace, andiamo sul penultimo bottone, e arriveremo a questa sezione qua del marketplace. Qua ci fa vedere alcune statistiche abbastanza che non ci interessano. Se vogliamo ad esempio appunto comprare delle parts, dovremmo andare su parts, o meglio, questo qua è un filtro, quindi vi conviene, però se volete potete scrollare all'infinito e vedere fino a che punto vi arriva, però appunto vi conviene andare qui, e ci sono tutte le parti. Come potete vedere il costo è davvero esorbitante, guardate qui, ci sono 690 Legendary Hashboard disponibili, quindi ci sono 690 persone, o meglio ci sono 690 hashboard leggendarie che sono in vendita, dove la minore, che è quella che possiamo acquistare, è a 17 RLT, quindi davvero una cosa esorbitante. In ogni caso, andando in giù, quindi andando a vedere diciamo le parti più comuni, la parte ad esempio quella che costa di meno è la Common Hashboard, che ce ne sono 3.634.000 fischia, e costa 0,0016 RLT, quindi davvero poco. Ovviamente però dipende quanti ce ne servono. Per esempio, se facciamo un esempio prima, noi per diciamo acquistare, quindi per fare il merge ad esempio del mostro, abbiamo la necessità di utilizzare 3.000 di queste parti qua, quindi vuol dire che praticamente andremo già a spendere quasi un RLT solo di Common Hashboard. Stessa cosa vale per queste, stessa cosa vale per queste, quindi alla fine già il merge ci vale praticamente 10 RLT, considerando anche il costo di merging. Quindi alla fine, se provate a pensarci, noi andiamo a spendere 10 RLT per avere lo 0,1% in più di collection, in questo caso ovviamente del mostro, e un 20% in più del potere, cioè 20.000 GHS, quindi in verità non è praticamente inutile farlo, perché con quella quantità di RLT sul marketplace potete trovare nettamente delle cose migliori. Infatti qui arriviamo diciamo, al secondo punto, ovvero come io ho utilizzato il marketplace per aumentare il mio potere.
e ovviamente vi ricordo tenendo lo stesso, tenendo i miei RLT invariati, se non persino aumentandoli come ho fatto. E quindi come ho fatto? Intanto sono andato su Miners, da Miners ho diciamo cercato il mostro, se vi faccio vedere, e il mostro ad esempio qui mi costa 36 RLT.96. Vado a vedere appunto quello che posso acquistare, costa quasi 37 RLT e va bene. Quindi come faccio allora a questo punto? Io so che lo venderò a 36.96 RLT. Sapete che Rollercoin si prende, mi pare, circa l'1% o comunque una roba simile, quindi consideriamo che quello che ci viene in tasca se lo vendiamo sono circa 35 RLT. Quindi a questo punto vado di nuovo in buy. Qui sotto vedete diciamo una barra dove potete inserire il quantitativo di RLT. Andiamo a cercare da 0 a 35 RLT e vediamo quali miner ci escono fuori. Inoltre qui c'è una seconda cosa qui che ci fa vedere il potere di, diciamo, di mining che noi vogliamo, e noi, dato che sappiamo che il mostro ha 110.000 GHS, andiamo a mettere un minimo di 110.000. Facciamo ok. Volendo possiamo anche scegliere il livello di upgrade e soprattutto anche quante celle ci vengono, diciamo, occupate, però questo è il meno. In ogni caso qui possiamo vedere praticamente tutti i miner che hanno più di 110.000, quindi che a noi conviene, perché appunto se noi vendiamo il mostro e compriamo un altro miner a 35 RLT, quindi con quello che ci riviene dalla vendita deve essere almeno di 110.000 GHS, perché sennò andremo in perdita, diciamo, di potere, e poi fino a un massimo che non è specificato, perché fosse il massimo possibile, meglio così per noi. A questo punto ci viene appunto questa lista. Da questa lista, per vedere, possiamo, diciamo, cliccare semplicemente qui, però se noi clicchiamo ogni volta, poi quando torniamo indietro dobbiamo rimettere tutte queste sezioni. Quindi io quello che faccio è semplicemente aprire un'altra scheda e vado avanti così. Adesso ve ne faccio vedere 2 o 3, giusto per... Ok, a questo punto andiamo a vedere singolarmente quali sono i più convenienti. Ad esempio questo circa ha 115.000, lo teniamo lì perché ha più del nostro. Questo qua ha 120.000, ci conviene tenere questo da 115? No, quindi lo cancelliamo. Quindi il minimo che dobbiamo superare adesso è 120. Questo a 140 sì, allora possiamo cancellare quello a 120. Questo è a 125, ne ha più di 140? No, però adesso guardiamo il prezzo. In questo caso il prezzo è molto simile, quindi in verità non ci conviene, quindi lo possiamo cancellare. Questo qua è una 110, quindi possiamo tirarlo via. Questo è una 115, quindi di meno. 115, quindi lo possiamo togliere. 135 per 30 RLT. Se guardate qui, 140.000 GHS per 33.9, quindi 34 RLT, in questo caso invece ne abbiamo 30.45, quindi sicuramente comprare questo ci converrebbe perché risparmieremmo anche circa 3 RLT, 3-4 RLT, otterremmo solo 5.000 GHS in meno, però capite bene che risparmieremmo 4 RLT, quindi davvero tanti. A questo punto poi possiamo vedere, questo costa 30 e ha 135.000, questo invece ne ha 131.000, quindi solo 5 RLT e ne risparmiamo ancora altri 4. Quindi capite bene che tra questi qua alla fine io andrei a scegliere o questo, che però alla fine non ci conviene più di tanto perché andiamo a spendere quasi tutto quello che abbiamo di ritorno. Questo qua invece che potrebbe essere interessante perché appunto abbiamo quasi tutto, e poi infine quest'ultimo che ci dà diciamo che è quello con il ritorno maggiore, perché se noi andiamo a guardare il costo e i GHS, alla fine questo è quello che ci conviene di più. Ed è proprio in questo modo che sono riuscito, diciamo, ad aumentare il quantitativo di RLT che ho qua dentro, e allo stesso modo sono riuscito anche a, diciamo, vendere degli Elmostro che non erano più così tanto convenienti e ottenere, diciamo, altri miner. Ad esempio questo qua, per cui ho venduto un Clover Lover, se non erro, a 60 RLT e ne ho ottenuto uno da 256.000, quindi più di 100.000 RLT in più rispetto al Clover Lover. Con gli altri invece più o meno sono uguali. L'unica cosa diciamo che in verità non mi è convenuta è prendere questo al posto di prendere un altro di questo qua. Ho pensato che prenderne due non mi sarebbe convenuto, ma alla fine pensandoci, anche se questo qua non posso unirlo, alla fine avrei comunque avuto diciamo qualche RLT in più, perché questo qua, se non erro, sono 162.000 GHS, questo invece 131, ma questo qua mi costava quasi 10 RLT in più, quindi alla fine non mi è convenuto, ma in ogni caso non è stata, diciamo, la scelta migliore, ma era sicuramente di più del nostro. Ed è proprio così che quindi ho aumentato il mio potere di quasi 300.000 GHS
nell'arco di 2 o 3 giorni. Quindi ovviamente questo processo funziona ora perché ora il mercato non è ancora stabile, ma nel momento in cui il mercato si stabilizza, alla fine questa cosa qua non funzionerà più e quindi se volete davvero diciamo sfruttarla dovete sfruttarla adesso, vendendo quindi i miner che non vi interessano e tenendo quindi o cercando di acquistare i miner nuovi. Io ho diciamo fatto un errore che poi mi è andata bene, però ho fatto un errore di prima mettere in vendita e poi acquistare subito prima ancora che mi venisse venduto il miner. Mi è andata sempre bene che il prezzo non è aumentato ed è stato venduto prima, ma diciamo che la cosa migliore da fare sarebbe togliere il miner, metterlo in vendita e poi appunto acquistare solo successivamente, così che comunque gli RLT ce l'abbiamo e alla fine non siamo andati diciamo a comprare comunque un miner che poi magari il nostro non lo vendiamo. Infine voglio farvi un ultimo un'ultima aggiunta appunto per farvi vedere il seasonal store dove appunto c'era il case, quindi il loot box di party che costa 100 RST, ovvero Roller Seasonal Token, e ci danno diciamo queste parti comuni 600, 600, 600, 700, 700, 700 per gli altri, poi vabbè così via, non ve li dico, però in ogni caso sicuramente quelle più difficili da ottenere sono questi e soprattutto se guardate sono tutte comuni. L'unica differenza che cambia è la quantità. Questo perché voi così siete obbligati a fare il merge di parti eh, e in questo modo dovete per forza spendere RLT perché per fare il merge, come avevo fatto vedere prima, anche delle parti è necessario spendere soldi, cioè spendere RLT. Quindi detto questo, se siete arrivati fino a qui, grazie mille. Vi ricordo ovviamente di lasciare un like che farebbe davvero molto piacere. Inoltre, se siete nuovi, iscrivetevi al canale perché sarebbe davvero un ottimo aiuto per supportarmi. Tra l'altro, ovviamente vi lascio il link di Rollercoin in descrizione, link che ovviamente è affiliato, quindi chi non fosse ancora registrato e volesse ovviamente registrarsi alla piattaforma potrebbe passare da quel link che vi lascio appunto in descrizione e otterrebbe 1000 Satoshi gratuitamente. Ovviamente io da quel link in sé non ci guadagno niente, però se fate ad esempio se giocate o acquistate all'interno del sito, io guadagno una piccolissima percentuale che non sarete voi a darmi, ma sarà il sito a regalarmi, quindi niente verrà sottratto a voi e soprattutto non è necessario nessun importo minimo da, diciamo, da versare, quindi state tranquilli che se volete anche solo iscrivervi perché volete conoscere meglio il sito o siete interessati e non volete inserire neanche mezzo centesimo dentro, potete farlo senza problemi. Quindi grazie mille per essere stati qui con me e ci vediamo a un prossimo video.